Allora, la storia della mia famiglia nell'ambito della ristorazione parte con la mia bisnonna nel 1968 che fondò la trattoria dove ora ci troviamo a seguito dell'apertura proprio del mercatino rionale della Torretta. Fu uno dei primi, diciamo, locali ad aprire all'interno di questo mercatino. Lei sicuramente la sua attenzione era nel cucinare per tutti appunto i commercianti all'interno del mercato rionale, sfamarli tra virgolette. Sicuramente negli anni non si sarebbe aspettata tra virgolette un successo anche tra turisti o comunque persone che potevano venire a assaggiare la sua cucina da fuori Napoli o comunque da altri quartieri di Napoli. Poi magari col tempo, anche con l'apertura di molti uffici nella zona, si è incrementato il lavoro, la crescita di Napoli a livello turistico ha incrementato la venuta di turisti e quindi l'affluenza e quindi questo è un po' come è cambiata o come si è modificato il lavoro all'interno della trattoria. Noi, finita la nonna, cerchiamo di mandare avanti come famiglia appunto il lavoro che lei aveva iniziato, cercando di mantenere gli stessi standard o comunque modificare quelle piccole cose a seconda di come si modifica anche il gusto delle persone rispetto a tanti anni fa, rispetto a 50-60 anni fa. E quindi rimaniamo, le persone che lavoravano con mia nonna lavorano ancora tutt'oggi. C'è Lino da più di 40 anni che lavora con noi, c'è Anna la moglie da più di 20 anni, Luigi la stessa cosa da più di 20 anni, poi ci sono io, 12 anni che sono qui e quindi noi famiglia cerchiamo di portare avanti il lavoro che ci è stato insegnato da lei, appunto. Secondo me il calore umano all'interno di un'attività, e diciamo in maniera più specifica nella nostra attività, è fondamentale, sia per noi nel modo di lavorare, quando si lavora in sintonia sicuramente si lavora meglio, ma anche per un cliente, perché molti clienti vengono qui e ci scelgono rispetto a tante altre trattorie, sia della zona che di Napoli, anche per una questione di calore appunto umano, gentilezza, professionalità o comunque un'attenzione che noi abbiamo per i nostri clienti in generale. La cucina è sempre stata una tradizione della mia famiglia, dalla nonna alle generazioni che si sono susseguite nel tempo e quindi ancora oggi noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione. Sicuramente diciamo, tutto ciò che la nonna ci ha trasmesso è influente ancora oggi nella cucina che noi pratichiamo, insomma, nei piatti che noi cuciniamo. Ci sono state anche delle cose che sono state migliorate o delle cose che sono rimaste uguali, ma più o meno cerchiamo di mantenere quegli standard. Allora, la specialità del nostro ristorante rispetto anche a altri ristoranti o come anche altri ristoranti è il cercare di mantenere la cucina partenopea tradizionale, quindi legumi, pasta e patate con provola, genovese, ragù, mantenere la tradizione napoletana sempre come diciamo, elemento fondamentale della cucina. Il piatto che secondo me rappresenta meglio la cucina napoletana è la genovese, perché la cucina napoletana parte come una cucina povera, quindi la genovese veniva fatta appunto anticamente a Via Marina, quindi diciamo nelle zone portuali di Napoli, utilizzando proprio beni primari economici per poter sfamare insomma la popolazione e chi veniva sbarcava dalle navi, eccetera, eccetera. Quindi rimane una cucina povera. Quindi la genovese, secondo me, è il piatto tipico della nostra cucina. Secondo me, mantenere la tradizione è una delle cose fondamentali, soprattutto quando parliamo di cucina napoletana, perché la cucina napoletana è una cucina che deve mantenere determinati tipi di standard. Naturalmente gli anni passano, le generazioni cambiano e ora siamo più aperti, sicuramente la cucina napoletana deve essere più aperta a chi magari
rispetto a tanti anni fa evita alcuni elementi tipo per esempio carne, formaggi, quindi cercare di modellare ma mantenendoci nella tradizione. Per un turista o una persona che viene a Napoli per la prima volta, io consiglio nuovamente di assaggiare sempre la genovese, perché se per noi è un piatto must della cucina napoletana, non puoi andartene da Napoli e non aver assaggiato la genovese. Allora, i piatti per i menù giornalieri che cambiano appunto tutti i giorni, almeno nella nostra trattoria, rispecchiano proprio il nostro modo di lavorare, cioè scegliere le materie prime giornaliere a seconda sia dell'andamento del mercato, ma anche dalla qualità dei prodotti che i nostri fornitori ci procurano, insomma, ogni giorno. Quindi varia a seconda anche in base un po' a quello. Noi ci forniamo sicuramente con prodotti primi che sono gli stessi da anni, per esempio la stessa marca di olio da anni, la stessa pasta da sempre, quindi cercando di trovare quelle che siano le materie prime d'eccellenza, tra virgolette, e mantenerle nell'acquisto giornaliero per portare avanti, diciamo, la nostra cucina. La cucina napoletana si basa un po', rispetto anche a tante altre cucine, sulla stagionalità dei prodotti. Un esempio, i peperoncini verdi o frigiarelli come li chiamano ci sono solo d'estate, come i carciofi andrebbero presi solo nel periodo invernale o comunque di Pasqua, quindi la nostra cucina si basa un po' su quello che è reperibile in quel momento in quella stagione sul mercato. Fortuna nostra, penso che voi siete qui e lo vedete, noi sappiamo un po' la mole di lavoro che abbiamo quotidianamente, quindi quel che rimane, quel poco che rimane fortunatamente, ce lo dividiamo fra di noi e ce lo mangiamo la sera a casa. Allora, la dieta mediterranea, che è una dieta che appartiene forse molto di più alla nostra cucina del sud che alla cucina del nord o in generale dell'Italia, è una cucina quotidiana di tutti i giorni, quella che tutti noi prepariamo, ma anche a casa, quindi basata su pomodori, verdure di stagione, legumi, quindi è la nostra quotidianità, sia nel privato che magari nel pubblico, nella vendita. Un sogno che magari ci auguriamo per il nostro ristorante sia sicuramente quello di mantenere sempre certi standard e chi lo sa, magari ingrandirci in futuro. Non si può mai sapere.